Esistono molti tipi di coraggio. C'è quello di chi carica a testa bassa verso il nemico e quello di chi sa aspettare il momento giusto. C'è il coraggio della spada e quello della mente. Ma quando tutti i coraggiosi hanno fallito, quando le mura sembrano invalicabili e la sconfitta è alle porte, allora serve qualcuno che sappia vedere quello che gli altri non vedono, qualcuno che conosca il potere della Metis. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Simone. Grazie anche a Dalila, Glauco, Jorge e Vivi e Pete, ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa e Jimbo, infine ad Alessia, Raul e Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo episodio è dedicato a Olivia e a Federica, che tanto amore riversano in questo progetto. Grazie. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 239. La vita di Odisseo, episodio 2. Il guerriero della Metis. Come ti ho raccontato nell'episodio 129 sulla guerra di Troia, Achille si nasconde a Sciro sotto il nome di Pirra, la bionda, travestito da principessa tra le 12 figlie di re Licomede. Sua madre Teti ha scelto questa soluzione estrema dopo aver saputo del destino che il figlio deve scegliere: una vita lunga e tranquilla da sconosciuto, oppure morire giovane e coperto di gloria. Ma quando gli oracoli rivelano che senza Achille Troia non potrà mai cadere, qualcuno deve trovarlo. E quel qualcuno è Odisseo, accompagnato da Nestore e Aiace. Il problema è che Achille ha solo 9 anni quando viene nascosto e ora che ne ha di più il suo camuffamento si è perfezionato, soprattutto da quando ha scoperto l'amore con Daidamia, la figlia più bella di Licomede. Quando i 3 eroi arrivano a Sciro, re Licomede li accoglie con ospitalità ma anche con una certa irritazione. L'idea che un ragazzo si sia introdotto tra le sue mura gli pare assurda. Li invita a frugare in lungo e in largo nella sua reggia. Cercate pure questo fantomatico giovane, dice con un sorriso beffardo. E infatti non trovano alcuna traccia del principe di Ftia, in alcun luogo. Hanno ispezionato servitori, ancelle e schiavi della corte, hanno tolto i cimieri a tutte le guardie, hanno controllato ogni ala del palazzo, niente. Odisseo però non è un guerriero qualunque. Possiede quella qualità che lo renderà famoso nei secoli. La Metis, l'intelligenza astuta, quella che sa leggere i segnali nascosti e trovare in ogni problema una opportunità. Mentre riflette sui risultati infruttuosi della ricerca, ha un'illuminazione. Odisseo intravede Daidamia e il suo seguito dietro il trono del padre e l'ispirazione arriva come un fulmine. Schiarendosi la voce, annuncia di volersi scusare per quella importuna intromissione nella pace del palazzo. La delegazione toglierà presto il disturbo, levando le ancore e riprendendo il mare entro poche ore. Per ricompensare il fastidio arrecato alla corte, comanda di portare gioielli, cinture, manti colorati e monili preziosi. Invita Daidamia e le sue dame a scegliere qualche dono. L'astuzia del re di Itaca si nasconde dietro un espediente all'apparenza banale. Sistema uno scudo rovesciato su un tavolo e fa depositare nel suo cavo tutti quegli ori.
Ma in mezzo a tanti oggetti preziosi, stranamente, ci sono anche un paio di stiletti e, come se fosse stata dimenticata, in fianco allo scudo si trova anche una affilata spada. Daidamia e le sue ancelle si precipitano per rimirare tutta questa pregiata mercanzia. Le fanciulle si soffermano a esaminare collane e braccialetti, confrontando i vari monili. Odisseo aspetta, osserva. Una di loro in particolare attira la sua attenzione, più alta delle altre, con spalle più larghe, che si muove con una grazia diversa. I suoi occhi hanno una luce particolare quando sfiorano le armi. Ad un segnale stabilito, Odisseo ordina ai soldati che stazionano in una stanza vicina di eseguire quanto ha concordato con loro, fingere che il palazzo di re Licomede sia sotto attacco. Le giovinette urlano per il terrore e accade l'inevitabile. Con il primo clangore delle spade contro gli scudi, una delle ragazze del seguito di Daidamia, che stava giocherellando con uno stiletto, si strappa le bianche vesti scoprendosi il petto, raccoglie quella affilata lama sul tavolo, rovescia a terra gli ori appropriandosi dello scudo e si precipita verso quello che crede essere uno scontro. Spada in mano, urlando «Attenti a voi, sono Achille, principe di Ftia», attraversa la porta e nell'altra stanza viene accolto da una ventina di soldati e dallo stesso Odisseo, e non da spade sguainate, ma da una fragorosa risata. A tutta prima sorpreso, Achille subito si unisce alle risa, ridendo di se stesso per essere caduto nel tranello. Smascherato, l'invincibile figlio di Peleo e di Teti ormai fa parte della spedizione che si muoverà verso le insuperabili mura di Troia. Come ci racconta la tradizione più tarda che completa il racconto omerico, Achille non oppone resistenza. In fondo, nel suo cuore, stava aspettando questo momento. Ha solo 17 anni, ma sa già che il suo destino non può essere evitato. Se davvero deve scegliere tra una vita lunga e mediocre e una morte giovane ma gloriosa, la scelta è già fatta. Così nasce l'alleanza tra i due eroi, non l'amicizia, quella verrà dopo nei lunghi anni dell'assedio, ma una comprensione reciproca, profonda. Achille ha la veemenza che può abbattere qualsiasi nemico. Odisseo ha l'acutezza che può risolvere qualsiasi problema. Uno è il braccio della guerra, l'altro è la mente. Come ti ho raccontato nell'episodio della sua pazzia simulata, prima di quel momento aveva tentato di sottrarsi alla guerra fingendo la follia. Ma ora che Achille è con loro, ora che la spedizione può davvero iniziare, si trasforma nel diplomatico che tutti conoscono. Il re che sa parlare ad ogni uomo nel suo linguaggio, che sa trovare le parole giuste per ogni situazione. Non per nulla Antenore, ricordando la sua ambasceria a Troia, dirà che quando Odisseo parla, le sue parole sembrano fiocchi di neve d'inverno, leggere, seducenti e inarrestabili. Questa è un'altra faccia della Metis, non solo scaltrezza del raggiro, ma lucidità dell'adattamento. Odisseo è l'uomo che trasforma se stesso a seconda del bisogno, che sa essere ora consigliere saggio, ora guerriero spietato, ora mercante astuto, non per falsità, ma per necessità. Egli ha ben chiaro come in guerra la rigidità è morte e solo chi sa essere flessibile può sperare di sopravvivere. Per 10 anni Troia resiste. 10 anni in cui si assiste alla gloria e alla rovina dei compagni, in cui si vede il prezzo terribile che la guerra esige da ogni uomo. E quando Achille muore, colpito dalla freccia di Paride guidata da Apollo, è Aiace a tenere lontani i troiani roteando la sua immensa ascia, mentre Odisseo carica il corpo dell'amico sul carro e lo porta via dal campo di battaglia.
Insieme hanno combattuto per strappare ai nemici il cadavere dell'eroe caduto. Insieme hanno dato l'ultimo saluto al più grande guerriero di tutti i tempi. Ma poi, dopo la cerimonia funebre, arriva il momento della contesa. Le armi divine di Achille, lo scudo che può respingere qualsiasi colpo, la spada che può penetrare qualsiasi corazza, l'elmo dorato, devono essere assegnate. Chi tra i due guerrieri le merita di più? Aiace le rivendica per diritto di parentela, essendo cugino di Achille, e per il suo indubbio valore militare. È lui che ha sfidato Ettore in duello, che non ha mai ceduto terreno al nemico, che porta lo scudo di 7 pelli senza conoscere paura. Odisseo è convinto che la prestanza da sola non basterà a vincere questa guerra. Le armi devono andare a chi ha dimostrato di potersene servire con previdenza. E in una gara di discorsi davanti ai capi greci, con la sua retorica e la sua accortezza, riesce a convincere i giudici. Con un ragionamento audace si attribuisce persino le vittorie di Achille, sostenendo che mie sono le sue gesta perché io lo spinsi a pro di imprese. Odisseo qui sostiene una tesi spavalda. Avendo scoperto Achille a Sciro e condottolo a Troia, a lui spetta il merito delle gesta dell'eroe. Per non citare quando ha trattenuto gli Achei dalla fuga alle navi solo con la parola e come ha saputo convertire l'amore paterno di Agamennone al bene comune nella triste faccenda di Ifigenia. È un momento strano questo. Per la prima volta nella sua vita, forse, Odisseo desidera qualcosa non solo per necessità strategica, ma per orgoglio personale. Le armi di Achille rappresentano il riconoscimento supremo, la conferma che la Metis vale quanto la forza. E quando Agamennone e Menelao si pronunciano a suo favore, sente una soddisfazione che va oltre la ragione. Ma il costo di quel trionfo si rivelerà altissimo. Aiace, l'eroe semplice e puro, non riesce a sopportare quella che considera un'ingiustizia. La notte stessa, accecato dal dolore, esce dalla tenda per uccidere i responsabili del verdetto. Solo l'intervento di Atena, che offusca la sua mente con false immagini, evita una strage tra i greci. Aiace massacra un gregge di pecore, scambiandole per i suoi compagni d'arme. Quando l'alba riporta la lucidità, Aiace vede i corpi dilaniati degli animali, vede di lontano gli sguardi attoniti di Agamennone e Menelao e comprende l'orrore di quello che ha fatto. Per l'onta di questa sua azione si uccide gettandosi sulla spada che Ettore gli aveva donato dopo il loro duello. In quel momento Odisseo capisce che aver vinto la contesa gli ha fatto perdere qualcosa di più profondo. Ha preferito se stesso alla riuscita della guerra, ha lasciato che un guizzo d'orgoglio prevalesse sulla necessità. Aiace, lui lo sa, meritava davvero quelle armi più di lui. Era più puro, più semplice, più vicino all'ideale dell'eroe. Come ti ho raccontato nell'episodio 184 sulla follia di Aiace, questa è la prima volta in cui Odisseo sperimenta davvero il peso delle proprie scelte. È la maledizione di chi vince con l'intelligenza, convivere per sempre con le conseguenze delle proprie vittorie. E il rimorso per la morte di Aiace lo accompagnerà fino all'Ade, dove cercherà tra l'altro di fare ammenda con l'ombra dell'eroe offeso, come verremo a sapere a tempo debito. Ma torniamo a Troia. C'è un altro episodio oscuro che getta un'ombra sulla figura di Odisseo. Un episodio che Omero stesso ha preferito non raccontare, lasciandolo fuori dall'Iliade, la morte di Palamede. Il saggio condottiero, inventore dell'alfabeto e delle misure, l'uomo che ha smascherato la finta pazzia di Odisseo, costringendolo a partire per Troia. Da quel giorno il re di Itaca ha covato nel petto un rancore sordo. Palamede
lo ha umiliato davanti ad Agamennone e Menelao e lo ha costretto ad abbandonare Penelope e il piccolo Telemaco. E ora Odisseo vuole la sua vendetta. Ordisce un complotto infame, fa seppellire oro nella tenda di Palamede e fa trovare una falsa lettera di Priamo che ringrazia l'eroe per le informazioni sui piani greci. Le prove sembrano schiaccianti. Palamede viene lapidato dai suoi stessi compagni, senza processo, senza difesa. Le sue ultime parole sono: «O verità, io piango la tua morte, che ha preceduto la mia». Ma Troia resiste ancora e la guerra richiede nuove strategie. Nelle lunghe notti dell'assedio, Odisseo perfeziona la sua arte. Sempre durante il 10° anno di guerra, Agamennone non riesce a dormire perché sa di star perdendo la guerra. I troiani hanno respinto gli Achei fino alle navi, la sconfitta sembra vicina. Serve un'azione coraggiosa, ma non di quelle che piacciono ad Achille. Nestore propone una missione di spionaggio notturno nel campo nemico. Diomede si offre volontario, ma chiede un compagno. «Se devo scegliere», dice, guardando gli eroi radunati, «prendo Odisseo. Con lui al fianco potremmo tornare sani e salvi anche dalle fiamme dell'inferno». Quella notte i due si muovono come lupi tra i cadaveri. Intercettano Dolone, una spia troiana che Ettore ha mandato verso le navi greche con la promessa di dargli i cavalli immortali di Achille. Il poveraccio, in preda al terrore e con le ginocchia che tremano, rivela tutto: la disposizione del campo, i punti deboli e soprattutto la posizione dei Traci appena arrivati, che dormono separati dagli altri. Ci sono i cavalli di Reso, sussurra Dolone, sperando di salvarsi la vita, bianchi come neve, veloci come il vento. Il loro re dorme nel mezzo dell'accampamento. Diomede non ha pietà e lo uccide con un colpo di spada. È guerra, e in guerra non si fanno prigionieri che potrebbero fuggire e mettere a repentaglio la missione. Seguendo le indicazioni del troiano, i due eroi si infilano tra i Traci addormentati. Diomede massacra nel sonno Reso e i suoi uomini, mentre Odisseo libera i cavalli. È un'azione brutale, necessaria, che non ha nulla della gloria cantata dai poeti. Ma quando tornano all'accampamento con le nuove informazioni, Nestore li accoglie come salvatori. Poche settimane dopo è di nuovo Odisseo a risolvere l'impossibile. L'indovino Eleno, figlio di Priamo, catturato fuori dalla città, ha rivelato uno dei segreti di Troia. La città non cadrà mai finché il Palladio, la statua sacra di Atena, rimarrà dentro le mura. È un simulacro antico caduto dal cielo che protegge la città da secoli. Come entrare nella città più fortificata del mondo per rubare l'oggetto più sacro? Odisseo ha un piano. Si traveste da mendicante, si sporca il volto, si procura stracci lerci. Persino Diomede fatica a riconoscerlo. Così travestito si fa ammettere dentro Troia. Nessuno sospetta che quel relitto umano sia il re di Itaca. Quella notte, mentre la città dorme, trova un modo per far entrare Diomede. Insieme si dirigono verso il tempio di Atena. In pochi minuti la statua che ha protetto Troia per generazioni è nelle loro mani. Scavalcano le mura e spariscono nel buio. Odisseo è però famoso per l'ultimo geniale stratagemma dell'intera guerra. Davanti alle mura inespugnabili di Troia, mentre l'esercito greco è sull'orlo della disperazione, concepisce l'idea che cambierà tutto: il cavallo di legno. Non è solo un'invenzione militare, è il simbolo perfetto della sua sagacia. Una cosa che appare innocua ma nasconde la morte, un dono che diventa una trappola, una vittoria che nasce dalla sconfitta simulata. Per giorni lavora con il falegname Epeo alla costruzione del gigantesco destriero. Utilizzano il legno delle navi troppo danneggiate per essere riparate, le tavole scheggiate dalle battaglie, i remi spezzati dalle tempeste. Il cavallo
che ne nasce non è bello, è grezzo, massiccio, con le giunture visibili e il legno annerito del salino. Ma proprio per questo appare credibile, come un ex voto costruito in fretta da soldati che vogliono placare gli dèi prima di partire. Lo progetta, lo adatta alle necessità tattiche. Deve essere abbastanza grande da nascondere una trentina di guerrieri, ma non così raffinato da sembrare innaturale. Deve apparire come un dono votivo, un omaggio rozzo, ma sincero degli sconfitti agli dèi che hanno difeso Troia. Quando il cavallo è pronto, ha l'aspetto di un manufatto militare, funzionale, massiccio, costruito con quello che c'era a disposizione. Odisseo si cala nel ventre del cavallo, insieme ai migliori guerrieri greci. Ore di buio, di silenzio, di attesa. Il respiro degli uomini che si mescola nell'aria rarefatta, il battito dei cuori che risuona come tamburi di guerra. Attraverso le fessure del legno sente i troiani che decidono di trascinare la sua creazione dentro le mura, sente le loro voci eccitate, le loro risate di trionfo. Aspetta la notte, aspetta che Troia si addormenti nella falsa sicurezza della vittoria. E quando tutto è silenzio, quando anche l'ultima sentinella ha abbassato la guardia, apre la botola segreta e cala la scala di corda. Quella notte, la notte che chiude 10 anni di guerra, Odisseo è il protagonista assoluto, non Achille, ormai morto, non Agamennone, che aspetta fuori dalle mura. È l'uomo dal grande acume a guidare la presa della città che sembrava inespugnabile. I suoi uomini si spargono per le strade di Troia come fantasmi mortali, aprono le porte della città, accendono i segnali di fuoco che richiamano l'esercito greco. In poche ore la città più potente dell'Asia crolla come un castello di carte. Solo che mentre corre per le strade in fiamme, mentre vede i palazzi che crollano e sente le grida dei morenti, Odisseo non prova gioia. Troia non era solo una città nemica, era il simbolo di una civiltà, di un mondo che ora sta morendo. Quando l'alba sorge sulla città distrutta, l'uomo che ha concepito il cavallo è in piedi sulle mura, ancora sporco di sangue e fuliggine. Guarda il porto dove le navi greche presto si prepareranno alla partenza, cariche di bottino e di schiavi. I suoi compagni festeggiano, ubriachi di vittoria e di vino. Odisseo guarda oltre, verso l'orizzonte del mare che lo separa da casa. In quel momento non sa ancora che la vera guerra, la sua guerra personale, deve ancora iniziare. 10 anni dopo, quando Odisseo finalmente giunge a casa dopo aver affrontato mostri e tempeste, aver perso tutti i suoi compagni e sperimentato il peso della solitudine, pensa spesso a quella notte, alla caduta di Troia, al momento in cui la sua perspicacia ha trionfato sulla forza bruta, ma soprattutto al rimorso per Aiace, l'amico che si tolse la vita per una contesa che forse non valeva tanto sangue. Ogni vittoria ha il suo prezzo. Ma oggi a Troia, mentre guarda le fiamme che divorano la città, una cosa è ben chiara nella sua mente. È riuscito dove tutti gli altri hanno fallito. Ha dimostrato che esistono tanti tipi di coraggio e il suo, quello della mente che non si arrende mai, vale quanto la spada di Achille o la lancia di Ettore. Ora non gli resta che tornare a casa. Come tutti quanti gli Achei, pensa sorridendo: quanto potrà mai essere difficile dopo tutto quello che ho passato. Come sono tutti destinati a scoprire presto, questa è forse la domanda più ingenua che un soldato acheo in questo momento possa farsi. Gli dèi, come è ben noto, non perdonano mai gli eccessi. E Atena, offesa dai sacrilegi commessi durante il sacco di Troia, sta già preparando ritorni difficoltosi per chi ha osato troppo in quella notte di fuoco e sangue. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti di voi mi scrivono quanto amino questo podcast.
Ma poi, sorprendentemente, pochi mettono quel piccolo mi piace, o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità. E personalmente mi aiuta molto chi mi comunica cosa gli è piaciuto e perché. Ti è piaciuto questo episodio? Suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. Fidati, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TPI puoi sostenere concretamente Mitologia e accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.